Eccoci qua con un'altra intervista direttamente da Milano Wargames 2024. Siamo qua per un progetto interessante. Adesso non parliamo di giochi, principalmente, Esatto, ma parliamo di possiamo dire, un settore che è parallelo ai giochi, che senza questo settore noi i giochi non li avremmo. esatto. Quindi, chi abbiamo qui? Presentati. Mi chiamo Nicolò, ciao. Ho fondato la Rebellis con l'idea di creare una linea di miniature da collezione. A differenza però, diciamo, di un lato puramente artistico, ho deciso di inserire anche un lato narrativo all'interno delle miniature. Quindi ogni soggetto che io produco in scala 75 mm parte dalla storia del soggetto. Ok, Ok, quindi pian piano si va a delineare un mondo sì, popolato da questi eroi fantasy che l'utente finale scopre un pezzettino alla ok, volta, cioè ok. ogni soggetto ha un pezzo di storia che si collega alla storia degli altri. Okay, ed è molto interessante questo perché a livello poi di, narrativa, a livello di storytell, a livello anche di illustrazione, quando dai a un soggetto artistico, in questo caso appunto, Esatto, un'anima e uno bravo, scopo, riesci anche a creare, per quanto mi riguarda, una personalizzazione migliore e più profonda esatto. del modello stesso. Non Sono è un assolutamente modello a d'accordo. sé. Esatto. Infatti il fatto di partire dalla storia e il fatto di fornire agli artisti Sì, successivi, quindi chi fa il concept e chi fa la scultura, la storia del soggetto, crea effettivamente un prodotto che nella sua estetica fa trasparire quella che è la storia del sì, soggetto. Quindi sì, sì, sì. effettivamente, Diventa tutto coerente. È la esatto, differenza a livello di illustratore di dire fammi un guerriero o fammi un guerriero che ha combattuto 1000 battaglie, la spada in uno sarà linda e quinta, nell'altra magari sarà scheggiata. bravo, Ed è quello che dà profondità a questi tipi di lavori. esatto, È esattamente. molto interessante anche come tipo di approccio, sinceramente. È una cosa che comunque non si sente molto spesso da un artista tridimensionale. Molte volte hai il soggetto, ma non hai anche tutto quello che compone il Esatto. soggetto stesso. Ti dirò di più, Sì, anche dal punto di vista della posa stessa, certo. riusciamo il carattere che traspare dalla storia lo inseriamo nella posa. Ad esempio, c'è un soggetto che è Elie, la burattinaia delle ossa, che ha, diciamo, nella sua storia, lei ha subito la più atroce delle perdite, Ok, quindi ha perso i suoi tre figli, sì, li ha sostituiti con delle marionette costruite di ok, ossa e ok, pelli, sì, chiaramente impazzendo dal certo, dolore, motivo per cui certo. li ha sostituiti. La posa Ok, della miniatura fa trasparire sia la sofferenza sì, e sia l'amore che adesso lei prova per le marionette. chiaro, E chiaro. quindi è stata molto ispirata dalla storia. Certo, è molto, molto interessante. Hai altri magari progetti paralleli che stai portando avanti, anche se vuoi darci un accenno, Assolutamente senza... sì. Stiamo sempre come Rebellis sviluppando anche dei giochi, dei wargame. Sì? Uno fantascientifico, Ok? che è quello che facciamo provare come demo qua a Milano Bello, Wargames, bello. però ne stiamo sviluppando anche due fantasy, dove in questo mondo fantasy alcuni soggetti saranno proprio quelli di cui Sì, abbiamo già realizzato il modello da collezione. E chiarissimo. quindi quando uscirà il gioco, chi sarà interessato conoscerà già parte della storia di questi soggetti. Il nostro approccio al game design segue dei punti fermi, dei punti cardine Ok, che noi ci diamo prima ok, e che dobbiamo assolutamente rispettare per ogni nostro prodotto. ok, E quindi quali sono questi punti? Sono un regolamento snello, ok, assolutamente snello, non ok, vogliamo manuali da centinaia di pagine. assolutamente. La partita non deve durare più di un'ora, preferisco fare, se ho 3 ore a disposizione, 3 Tre partite da partite, un'ora piuttosto che certo, una che da 3 una da ore. 3 ore, hai ragione. E ultimo, devono essere molto tattici. Ok, Quindi ci piace che influisca molto poco la lista che porti sì, nell'outcome della sì, partita, sì. deve essere molto più influenzata dalle azioni che compi giocando. Ok, chiaro, ok, chiaro. Quindi, Quindi, diciamo, non sono giochi di primo pelo, non sono giochi dove si chiarissimo. trova immediatamente a suo agio uno che si approccia al mondo del wargame,
però è un Ma livello, è un old, esatto, io lo definirei quasi un old school, sì, non è associabile a uno di quei giochi moderni che sembrano più giochi da tavolo, è ok, bravo, associabile a uno strategico wargame tridimensionale assolutamente, che, diciamo, ti fai le ossa giocando. esatto, Ok, esatto, beh, molto eh, interessante. Se poi tutto, come dicevi tu, è corredato da una lore del gioco esatto, che fa parte delle miniature stesse, magari voi avete fatto un ragionamento a ritroso, non siete partiti dal gioco e dalla lore per arrivare ai modelli, siete partiti ai modelli per arrivare al gioco, ma questo magari potrebbe dargli una spinta in più per creare un ambiente molto certo, interessante tutto intorno. esattamente. Guarda, io ti ringrazio. Grazie a voi della Dove, possibilità. dove possiamo trovare informazioni? Sui social, principalmente Instagram, quindi Ok, www.rebellis.net e perfetto. Rebellis Games, invece il profilo Instagram. Allora io ti ringrazio, grazie di essere Grazie a stato te, con noi grazie a voi. e grazie mille di aver detto le tue parole e le tue opinioni in merito anche al mondo del wargame e ci vedremo magari un'altra volta su questo canale, va bene? Volentieri, Grazie grazie. mille, grazie a tutti Ciao a e tutti. alla prossima, ciao!